Cosa sono i keyframe avanzati? Non sono altro che la possibilità di spostare una chiave, ok, sulla timeline che appare nelle clip, nelle clip, editor nelle clip. Quindi andiamo nell'editor delle clip e andiamo a posizionare il nostro testo qui. Creiamo una chiave, assicuriamoci che siamo all'inizio, se vogliamo farlo iniziare all'inizio ovviamente, facciamo così, poi ci spostiamo e andiamo a spostare il nostro testo in basso. Faccio una cosa molto semplice, poi ci spostiamo di nuovo e lo andiamo a riposizionare più o meno qua. Ecco, cosa abbiamo creato? Abbiamo creato un'animazione semplice, ma adesso vi faccio vedere, ok, cosa fa. Lo va giù e poi va su. Ecco, a questo punto se io voglio velocizzare, ok, voglio avvicinare la partenza con questo frame, cosa faccio? Devo ovviamente avere questa funzione avanzata che costa 19 euro, come vi ho detto nel primo tutorial. A questo punto, quando l'avete acquistata, a questo punto clicco lungo e vedete appaiono sotto questi riferimenti. Questo riferimento cos'è? Indietro, posizionare indietro di 10 frame, avanti di 10 frame o 1 a 1. Però possiamo anche prendere e trascinare la nostra chiave dove vogliamo. A questo punto qua vedete che si avvicina, ok? L'animazione dura ovviamente molto meno. Con i keyframe diciamo così avanzati è stata introdotta anche la funzione path, che la troviamo qua. I path vedete che non sono altro che le linee che vengono, diciamo, il percorso che fa il nostro testo. Ecco, la cosa che possiamo fare ovviamente è intanto andare a ammorbidire, ok, se vogliamo, oppure spostare a mano, ammorbidire, vedete, la curva. Se io prendo questo e lo dirigo così, vedete, praticamente ammorbidisco, ok, la sua curva. Vediamo un po' che succede. Ok, vedete, si ammorbidisce. E posso fare lo stesso di qua. Quindi quando clicco su questo qua, vedete che viene fuori sempre questo, posso spostarlo, quindi poi posso ovviamente, come ho detto, spostare anche i frame manualmente, cioè il percorso manualmente. Vedete? Un po' di latenza, ma perché il mio iPad è vecchio come me, quindi però facciamolo rifare, magari poi vabbè, un po' di incastramento c'è, ma l'iPad mio, ragazzi, non è LumaFusion, funziona perfettamente. Quindi a questo punto vedete che abbiamo fatto ovviamente un percorso molto semplice. Possiamo avvalerci però qui di preset già per i percorsi. Vedete, ce ne sono complessi, ce ne sono più facili, anche questo che è molto semplice, è proprio semplicissimo. Vedete, io vado indietro e cosa succede? Andiamo a vedere cosa succede. Ok? Ecco, la cosa che non hanno messo di fare le cose oblique, cioè oblique in 3D. Non si può piegare una cosa, almeno non si può piegare. Boh, comunque ci restiamo. Questo è un altro tipo. Vedete? Quindi possiamo valerci dei keyframe avanzati per fare queste cose qua, quindi molto molto carino. Ecco, in questa prima, diciamo, questo tutorial vediamo i keyframe avanzati con i pad e poi andremo a fare un video a parte sullo speed ramping. Quindi adesso come adesso beccatevi questo, ok, e fatene buon uso.